Gretsch Catalina Maple. Cassa 8 tiranti 22x18. Tom 10x8 12x9. Timpani a terra 8 tiranti 14x14 16x16 e rullante 14x6,5. Gretsch Catalina Maple, la prima Gretsch che proviamo su questo canale, un set semi-professionale, batteria in acero. Vediamo un po' la scheda tecnica: 8 tiranti alla gran cassa, come anche sul timpano da 14 e sul 16, profondità 16x16, quindi timpani a terra con le vecchie misure, quelle belle profonde con le code ingestibili, ma su questa batteria non abbiamo di quei problemi. Una finitura con le venature del legno a vista, questo colore che tipo un rosso, un bordeaux, un vino, la battezzerò Lambrusco Lacquer, ecco. Sui due tom, sul 10 e sul 12, abbiamo 5 tiranti, che è una cosa un po' insolita. Su altre batterie troviamo sempre 6 tiranti. Non lo so se Gretsch l'ha voluto fare per una questione di risparmio e gestione dei costi, aver risparmiato 2 tiranti e 2 blocchetti per tom. Forse si ritrovano qualcosa in più a fine mese, oppure se si tratta di una questione di suono. Io comunque li ho sentiti, i tom, molto simili alla sua concorrente. Può essere la Mapex Pro M in acero o la Pearl Vision. Prendo sempre in esame un po' questi modelli di un po' di anni fa. Cerchi in tripla flangia da 2 mm, sistema di sospensione del tom, dei due tom 10 e 12, senza forari fusti. Quindi abbiamo questi due gommini che si infilano sui tiranti. Dopodiché abbiamo questo gommino che si mantiene un po' sul fusto. Le vibrazioni vengono un po' scaricate da questo gommino che le assorbe per un po'. È un sistema, diciamo, valido, però se dovessi cambiare ad esempio la pelle con il tom montato non si può fare, devi per forza di cose smontarti il tom, altrimenti ti casca sulla gran cassa. Gran cassa forata, e abbiamo un bel martello di Thor che si incastra dentro, 2 reggi tom AL con regolazione a sfere, 2 memorie, mentre sulle gambe del timpano non abbiamo memorie, peccato per questo. Un'altra possibile regolazione è, allentando questa farfalla possiamo avere questo movimento. Diciamo che non mi è piaciuto tanto questo supporto, non sono riuscito a trovare la regolazione che mi piace a me. Li vedo molto più pratici e intuitivi quelli di Pearl, di Mapex e di Yamaha. Sotto ogni blocchetto c'è un gommino, uno spessore, così non ci danneggiamo i fusti. La targhetta è bella, in alluminio su sfondo nero. I supporti delle gambe del timpano, il blocchetto dove si inserisce la gamba, è bello grande, bello solido, mi è piaciuto molto. Ottimi suoni sia con G1 e G2, monostrato e doppio strato. Per quanto riguarda il suono della gran cassa, validi entrambi, molto simili alla Pro M, devo dire. Tranne per il fatto che con la Powerstruck 3 Clear, la gran cassa, pur usando lo stesso cuscino che uso in tutti gli altri test, in tutte le altre batterie, sentivo che la gran cassa
fosse un po' più vuota rispetto ad esempio a Mapex Pro M. Il timpano da 14 non mi è piaciuto tanto come risponde ai due tipi di pelli. Lo sento un po' col suono vattato, soprattutto con la G2, molto chiuso. Il timpano da 16 invece è bello profondo, va alla grande. Il rullante invece 14x6,5, di quello magari ne parliamo in un altro video, nel video seguente. L'aspetto positivo di questa batteria è che con 6 pezzi ti puoi un po' gestire le situazioni musicali, se hai diversi progetti in atto, e quindi ti fai il set adatto per te. Altro aspetto positivo è una Gretsch, quindi ha un nome abbastanza importante nel mondo delle batterie, quindi se un domani mettessimo in vendita una Mapex e una Gretsch allo stesso prezzo, magari un potenziale cliente è più propenso ad acquistare Gretsch. Vediamo un po' gli aspetti negativi. Secondo me il look è comunque sempre sul vintage. Tornando sempre al discorso del Regitom, bisognava un po' rivisitare appunto il design. La vedo ancora un po' indietro a livello di estetica. Bene, ti lascio qui sotto i link in descrizione dove ti riporto il video del rullante del 14x6,5 che ho provato e magari qualche altra batteria. Anzi, ti metto la serie M di Mapex. Iscriviti al canale, scegliere la batteria, al gruppo Facebook Batteristi Garantiti, attiva la campanella per non perderti i prossimi video e alla prossima. Ciao!